La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock è uno dei più grandi film gialli che siano mai stati realizzati. Dovete capire una cosa molto interessante. Alfred Hitchcock per anni è stato definito un regista di genere, cioè qualcuno quindi che faceva del cinema commerciale, perché la detection o il thriller erano ritenuti film bassamente commerciali rispetto a film molto più alti e molto più nobili. In realtà il giallo, il noir e anche il semplice detection è una metafora della vita e quindi chi si occupa di questi film e lo fa a livello artistico, non puramente commerciale come Hitchcock, chiaramente raggiunge delle vette completamente diverse da quelle del semplice genere. Hitchcock non è un regista di genere, Hitchcock è soltanto e semplicemente un grande regista e infatti questo film, La finestra sul cortile, dal titolo originale Dietro la finestra, è in realtà, come ho detto prima, una metafora della vita, cioè un uomo che è paralizzato per un incidente a una gamba nel suo appartamento, dalla finestra del suo appartamento, siccome è un fotografo, guarda quello che accade nel cortile sottostante e quindi nel palazzo di fronte. È un uomo abituato a fotografare, quindi è un uomo abituato a cogliere la vita nei personaggi e nei movimenti delle persone. E per questa ragione la sua curiosità è una curiosità non da guardone, è una curiosità professionale, è un modo come per un altro per vivere nonostante il fatto che sia immobilizzato. Mentre guarda la vita degli altri, gli sembra di scoprire quello che può essere un delitto. Ora, chiaramente, questo racconto è chiaramente una metafora della vita. Tutti noi siamo chiusi nel nostro bozzolo felice, o perlomeno che crediamo felice, ci siamo costruiti una protezione intorno, che è come l'appartamento in cui il nostro protagonista, che è James Stewart, è racchiuso. Ebbene, vediamo la vita degli altri e talvolta saremmo costretti a intervenire, ma ci è difficile uscire dal nostro bozzolo per poter arrivare a porgere un aiuto agli altri. Sotto questo aspetto noi sbagliamo perché in realtà è un nostro dovere. Se questo dovere lo intendiamo a livello religioso è la carità, se lo intendiamo a livello laico è la solidarietà, ma fa parte dell'animo umano il fatto di andare in soccorso di un altro quando è in pericolo. E tutto il plot di questo film si basa su questo fatto, cioè il nostro protagonista, James Stewart, che ha una felicissima e straordinaria fidanzata, che è la meravigliosa e struggente Grace Kelly. Potrebbe essere felicissimo nonostante questo piccolo incidente, anzi l'incidente che gli tiene ingessata la gamba lo costringe a subire, fra virgolette, le coccole e le tenerezze di Grace Kelly, per cui non dovrebbe esserci persona più felice di lui. E invece lui si preoccupa degli altri, lui cerca di uscire perché qualcuno ha commesso un delitto e deve essere punito, deve essere scoperto. La macchina da presa a questo punto indaga con ossessione sui palazzi di fronte e sul cortile. È un occhio che costantemente fruga, cerca, vuole capire, vuole arrivare a trovare la verità. E in questa ossessione, in questa lunga sequenza che si chiama soggettiva in cinema, in cui lo sguardo della macchina presa in realtà è quello del protagonista ed è in realtà che è quello dello spettatore, improvvisamente questo piano per la genialità di Hitchcock si ribalta ed è l'assassino che scopre di essere spiato e di conseguenza comincia lui a osservare James Stewart, il nostro protagonista, e quindi a osservare noi, e quindi è lo sguardo dell'assassino che ci fruga come noi abbiamo frugato lui, e di conseguenza il suo campo di azione si restringe e noi ci sentiamo come soffocati, stretti da questo sguardo implacabile, da questa ombra minacciosa che si avvicina e ci prende, ci stringe, ci assale. Non vi dico come va a finire, vi dico soltanto che è un film straordinario ed è un film proprio per i piani narrativi che vi ho raccontato da essere visto e rivisto, perché dobbiamo uscire dal nostro piccolo mondo e dobbiamo aprirci al grande mondo, cercando di aiutare quante persone possono essere aiutate, almeno
quello a noi vicino. Grazie.